Oggi prepariamo insieme i panini da burger. I burger buns sono perfetti per la pausa pranzo, una serata a tema oppure per un picnic. Per prima cosa ci dedicheremo all'impasto per i nostri panini. Innanzitutto qui ho 2 farine, la Manitoba e la 00, che vado a mettere all'interno della ciotola della planetaria munita di gancio. Unisco anche il lievito di birra disidratato, che non ha bisogno di essere sciolto nel latte ma va messo direttamente qui nelle farine, e poi lo zucchero, quindi tutti ingredienti secchi. Ora nel nostro latte vado a sciogliere il sale, ci aggiungo anche un cucchiaino di miele, in questo caso io ho utilizzato miele di acacia. Ora aziono la macchina e verso a filo il composto di latte. Tutti gli ingredienti si sono compattati, si sono attorcigliati intorno al gancio, quindi l'impasto si è incordato. Adesso riattivo la macchina e unisco dei cubetti di burro che non devono essere né freddi da frigorifero ma neanche molli, e prima di aggiungerne altri attendo che l'impasto abbia completamente assorbito il burro che ho messo in precedenza. Ho messo tutto il burro e come vedi la ciotola è abbastanza pulita, non ci sono tracce di burro sulle pareti. Prendo l'impasto che come vedi è perfettamente elastico, bello liscio, mi aiuto con un po' di burro e lo stendo sulla superficie del piano di lavoro per non far appiccicare l'impasto, perché andiamo a formare una palla, quindi facciamo delle pieghe, e per non aggiungere altra farina, quindi per non rendere troppo asciutto l'impasto, utilizzo il burro proprio per non farlo appiccicare e per lavorarlo meglio. Prendiamo i lembi da fuori, li portiamo verso il centro, girando l'impasto, e così otteniamo la nostra pallina. Lo tiriamo in questo modo. Vado a mettere anche un po' di burro sul fondo della ciotola, in modo che poi l'impasto, una volta lievitato, si stacchi agevolmente. E mettiamo la nostra pallina qui all'interno. Copriamo con pellicola e lasciamo lievitare per almeno 2 ore e mezzo. Mentre l'impasto dei nostri panini sta lievitando, andiamo a preparare degli hamburger, ma di legumi. Io ho scelto le lenticchie, ma tu potresti scegliere anche i ceci. Per praticità potresti metterli sopra questi quadratini di carta forno, poi sarà molto più semplice ribaltarli sulla piastra ben calda. E quindi adesso andiamo a preparare una bellissima e freschissima insalatina. Per questi panini ho scelto di preparare un'insalata di accompagnamento molto gustosa e anche molto fresca. È formata da dei finocchi tagliati a mandolina molto sottili, delle arance pelate a vivo, cioè si toglie la buccia esterna e poi con un coltellino si eliminano anche le membrane interne, quindi rimane solo la polpa a spicchi, e poi delle olive nere, un pizzico di sale, dell'olio extravergine di oliva. Ecco il nostro magnifico impasto che vado a capovolgere sul piano di lavoro. Lo arrotolo un pochino, sgonfiandolo delicatamente, e poi vado a ricavare 9 pezzi da circa 100 grammi l'uno. Andiamo a formare i nostri panini. Prendiamo i pezzetti da circa 100 grammi l'uno e facciamo questo movimento per fare i nostri paninetti. Mi raccomando, devono essere ben tirati. E poi vado a posizionare il mio paninetto dentro allo stampo in silicone, che ci servirà poi anche per farli lievitare oltre che per cuocerli. E la cosa bella è che non serve neanche ungere. Ora che ho formato i miei panini vado a metterli su una teglia e poi direttamente nel forno spento per un'ora a lievitare. Ed è arrivato il momento di cuocere i nostri burger di lenticchie. Li ribalto tutti sulla nostra piastra e li facciamo cuocere 2-3 minuti per lato. Ed ecco i nostri meravigliosi panini. Apro un uovo e lo metto in una ciotolina con un paio di cucchiai o di latte o di panna, come vuoi. Sbatto con i rebbi di una forchetta
Poi vado a spennellare la superficie di ogni panino molto delicatamente per non sgonfiarlo. I classici panini per hamburger hanno sulla superficie i semini di sesamo. Visto che sono 9, ne farò 3 con i semini di sesamo chiaro, 3 li lascerò semplicemente così e gli altri 3 li andrò a guarnire con sesamo chiaro e sesamo nero, mischiati assieme. Ora vanno in forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 17-18 minuti. Ecco i miei panini appena sfornati. Ora li vado a togliere dalla teglia, li metto su una gratella in modo da farli raffreddare senza farli sudare. Ho tutto quello che mi serve per formare il mio panino. Ecco i nostri hamburger. Quale scelgo? Questo con i semini mi piace molto. Mia figlia mi ha chiesto qualcosa da portare in ufficio, quindi ecco l'idea perfetta. Un po' di maionese, chiudo il panino in questo modo, così rimarrà bello morbido e anche saporito. Metto il burger di lenticchie, anche 2 non si sa mai, e poi qualche fettina di pomodoro. E in ultimo la mia freschissima insalatina. Che dite, l'avrò fatta contenta? Così la sua pausa pranzo avrà una marcia in più.